Non pensavo sarebbe stato così difficile, non mi aspettavo quello che sarebbe successo. Quel giorno di 2 anni fa non me lo ero immaginata così. Tutto cominciò una sera, quando tornata dal lavoro i miei genitori mi dissero che mio zio Alessandro non stava bene. I suoi reni non funzionavano più, le glicemie erano troppo alte, come pure la pressione. Doveva essere ricoverato in ospedale per poter intervenire. Allora io non ero a conoscenza della procedura e mi spaventai tanto. Ero molto triste, ma non quanto lo sono stata il giorno dopo. Come ogni settimana iniziavo con il turno presto. Arrivata al reparto al mattino, la prima cosa che facevo era guardare la lavagna con tutti i pazienti ricoverati e con quelli elettivi. Ormai era diventata una routine, visto che lavoravo nel reparto di medicina già da 3 mesi. Tranquillamente presi la lista con tutti i nomi dei pazienti e mi misi a leggerla. Scorrendo tutti i fogli mi soffermai su un paziente in particolare, poiché c'era un cognome familiare. Poi vidi quel nome, il nome di mio zio. Provai una sensazione di tristezza enorme, non me lo aspettavo. Sarebbe entrato il giorno dopo con il mio turno e lo avrebbe preso a carico l'infermiera che seguivo. All'inizio cercai di farmi forza, alla fin fine ero certa che le cose sarebbero andate per il meglio, ma un po' di paura c'era sempre. Il giorno del suo ricovero ero tranquilla. Lui arrivò accompagnato da mia zia, sua moglie, e dall'altra mia zia, sua sorella. Li vedevo piuttosto preoccupati, così decisi di accompagnarli subito in camera. Sapevo che durante tutto il suo ricovero avrebbero fatto molto affidamento su di me, soprattutto per quel che concerne la traduzione dal serbo all'italiano e viceversa. Non ci avevo dato molto peso all'inizio, era normale che avrei dovuto aiutare, chi non lo farebbe per il proprio parente. I giorni passavano, Alessandro stava migliorando piano piano. Il mio stato emotivo invece no. Passavo le ore a lavoro con il timore di rivedere le mie zie piangere, di vedere mio zio a letto senza voglia di vivere. Avevo paura di arrivare a fine giornata e ricevere le telefonate dai miei parenti che mi chiedevano come stava, ovviamente pure loro in lacrime. Ogni volta che mi chiedevano di fare delle traduzioni ero preoccupata di non riuscirci, di sbagliare o di tradurre male. Dall'altra parte c'erano le infermiere che pretendevano di più da parte mia. Mi dicevano che avrei dovuto staccarmi da questa situazione e concentrarmi sul mio stage, anche perché andava ad influire sul mio rapporto con gli altri pazienti. Ma come potevo? Non dovevo mollare tutto. Da una parte ero allieva e dall'altra una traduttrice, tra l'altro inesperta, poiché non conosco il serbo quanto l'italiano. L'episodio che mi ha colpito maggiormente fu quando la mia infermiera di riferimento mi disse se potevo chiedere a mio zio se era andato di corpo, poiché lei non era riuscita a farsi capire. Di primo impatto non ci avevo fatto caso, ma poi mi resi conto che neanche io sapevo come chiederlo, ovvero lo sapevo ma non nel modo formale in cui dovrebbe essere fatto. In più, con la nostra cultura, il rapporto con i parenti va fino ad un certo punto, non si entra così tanto in intimità per potergli chiedere se era andato di corpo. Mi imbarazzava domandarlo in italiano e ad altri pazienti, figuriamoci a mio zio. Alla fine presi coraggio, mi dissi che dovevo farlo e glielo chiesi. L'imbarazzo fu evidente, io sono arrossita subito e per tutto il giorno cercai di evitare quella camera, la sua camera. I giorni passavano e io ero riuscita a trovare delle strategie per affrontare tutto ciò, come spegnere il telefono dopo lavoro, chiedere al caporeparto di non affiancarmi all'infermiera che seguiva mio zio, cercavo di staccare il lavoro dai familiari oppure ne parlavo con i miei colleghi. Alla fine sono riuscita a gestire il tutto e ad adattarmi alla situazione. Le difficoltà che ho provato io e che ha provato mio zio non l'auguro a nessuno e se in un futuro, come infermiera, dovessi prendermi a carico di una situazione così, chiamerei un interprete, così che i parenti non devono passare ciò che ho passato io.